E si parte, ragazzi. Non lo voglio dire più perché non è che mi porto tanta fortuna. Il tempo fa schifo, c'è un nord-est bello tosto. E domani Gran Lasco fino a Chiavari e poi Lavagna. Onda mare leggermente mosso, poco mosso diciamo, onda 40 cm, quello che piace a noi. Sapete che una volta i naviganti a marzo non viaggiavano? I naviganti a marzo non viaggiavano, mettevano le barche a secco perché a marzo non si viaggia. Ma io devo andare, io devo partire. Quindi adesso metto un motore di riserva, ho costruito nuovo questo supporto e se va. Vedete? Fatto nuovo. Buongiorno ad ogni giorno e si va a far benzina e con la benzina poi si partirà e dopo 3 mesi, quasi 3 mesi, è arrivato il giorno che aspettavo. Si parte, ragazzi, si va, si va. E questo è il giorno della passeggiata con la tanica in mano che mi porta a fare il gasolio, il carburante per andare via da questo posto. E nel marinaio quando parte c'è sempre un po' di malinconia e quel friccico di emozione che non ti fa dormire. Infatti ho dormito poco questa notte pensando al viaggio e pensando a tutto quello che sarà, come sarà il mare, come sarà il vento. Le condizioni non erano eccezionali. Da sotto c'è Semket che mi sta aspettando per partire. Non è proprio le condizioni ideali per viaggiare, per partire, però poi oggi il tempo si è rivelato, almeno questa mattina, un po' diverso da come era ieri sera, che il vento era quasi 25 nodi. Quindi adesso faccio gasolio ed è pazzesco, ma si va. Sutherland! Sembri Jacob! Perfetto! Le vele sono montate, anche il rollafiocco montato, così la sera è contenta. Noi partiamo. Io devo ringraziare Claudio, tutto grazie a lui, tutto grazie a lui, perché se oggi siamo pronti per partire è tutto grazie a lui. E qua c'è Claudio, un grazie particolare a questo mio amico e insomma che poi vi presenterò. It's the time you can change. Un polpo. No, non è un polpo. Sembrava. Ragazzi, è arrivato il momento, it's the time, è il tempo, sapete, finalmente, dopo 13-14 video, si salpa con Semket, è arrivato il senso del video, infatti si salpa con Semket. Abbiamo montato randa e fiocco già armati, sono il fiocco infiocchettato e la randa irrandata, terza rolata, quarta rolata e quinta rolata, il vento c'è. Il mare c'è, Capitan Harlock e Jacob ci sono. Harlock e Jacob ci sono, James Pittil e Torben Grael sono pronti a fare queste 70 miglia di prima tappa del Giro d'Italia con Semket. Quindi sembra tutto che Dio ce la mandi buona, che Eolo sia con noi. Noi andiamo. Buon vento a tutti. Buon vento, ragazzi. Anche a noi. Sì. Per primo a noi. Che non ci recuperano in Croazia. Sarebbe un tornare a casa. Sì. Bene, si parte. Genova, Chioggia
in 90 giorni. Speriamo, anche meno forse. Ciao ragazzi. Giorgio, appena metti il muso fuori, tirati un po' gli occhi in modo che ti possa sapere la prova di qua. Sì. Sapete ragazzi, con voi che vi siete iscritti al canale, alcuni di voi già da un anno, voglio essere estremamente sincero. Ci sono dei giorni che sembrano non arrivare mai, invece poi arrivano, e quando arrivano passano in fretta, e tu nemmeno te ne accorgi. Io sono un marinaio, o cerco di esserlo, e quello che fa un marinaio è fermare il tempo, cogliere l'attimo, congelare quell'istante dove ti rendi conto molto chiaramente che in quel momento non vorresti essere in nessun altro posto, solamente lì, solamente a ridosso del mare, con la tua barca che sta per salpare. Per questo ho deciso di farvi immergere totalmente in quelle che sono state le mie emozioni. Ho messo una GoPro sul Boma e vivrete ogni momento, ogni mio movimento. Questa barca uscirà dialogando col vento. Infatti armiamo il fiocco sotto vento e sarà proprio il fiocco a farci ruotare. Perché questa barca è poco manovrabile, ha un motore sottodimensionato e anche l'elica è molto piccola rispetto alla stazza. Cercherò di uscire di poppa per mantenere una linea più pulita possibile e poi sarà di nuovo il fiocco a farci ruotare. La manovra è stata praticamente perfetta. Ci apprestiamo quindi a prendere finalmente il mare. Ma ovviamente ogni volta che si parte bisogna affrontare dei piccoli problemi. Libero il fiocco perché ci accorgiamo che la pompa C di alimentazione del diesel al motore ha un malfunzionamento, quindi il motore si spegnerà a breve. Manuel decide di spegnerlo, ma è tardi e quindi il motore sarà da spurgare. Manteniamo l'assoluta calma così che Manuel possa smontare gli iniettori e iniziare la manovra di spurgo. Sapete, Manuel è il migliore equipaggio che esista. Tra noi due non c'è mai tensione, mai agitazione a bordo. Siamo un team perfetto e poi siamo abituati a risolvere problemi. Sapete benissimo che noi abbiamo sempre a che fare con barche molto datate da sistemare e quindi per noi è quasi tutto normale. Do fondo l'ancora per evitare che la barca scarrocci e vada pericolosamente vicino alla scogliera o agli scogli. Dopo aver dato fondo all'ancora, il fiocco è libero per evitare che sia proprio il vento a mandarci alla deriva. Manuel ha tutto il tempo per occuparsi dello spurgo e poi io posso riapplicare le scotte sul fiocco per riprendere la navigazione. Sì. Abbiamo appena lasciato il porto di Pegli da Genova. Genova è là. Abbiamo avuto subito un inconveniente perché non pescava la pompa del gasolio, c'era una bolla d'aria, abbiamo dato fondo all'ancora e spurgando gli iniettori è ripartito. E adesso stiamo uscendo dalle bocche di porto di Pegli, il vento è leggero, però Raffica più che altro. rafficato, però c'è. Al timone in questo momento Manuel, e cerchiamo di farcela, insomma. Il tempo passerà velocemente, dobbiamo arrivare prima di buio, la barca è molto sporca sotto e 3 nodi e mezzo, 4 forse. Se viene vento arriveremo a 4.8. Dai, ci sentiamo più avanti. Intanto usciamo da Pegli e salutiamo Pegli.
Ecco l'onda lunga. Zero vento adesso. 0 vento. Ed eccoci qui, alla fine di questa giornata, 8 ore e mezza di mare, non sono tante ma per noi sono state tante. Arriviamo con questa onda lunga a destinazione, la nostra prima tappa. Abbiamo ancora un'ora, quindi arriveremo col buio e insomma domani mattina, ragazzi.